Buongiorno di nuovo, un altro ospite al nostro spazio interviste, Francesco Tironi, direttamente da Milano. Come stai? Tutto a posto? Tutto bene, intanto ciao a tutti e ben trovati insomma qui. Come va questo modello Infiniti? Ma direi bene, siamo a posto, stiamo facendo un po' di prove, c'è qualche novità che arriverà in futuro, però siamo contenti, abbiamo trovato un bel bilanciamento, la macchina funziona sempre abbastanza bene, anzi direi proprio che funziona bene, quindi siamo contenti, via, dove andiamo, bene o male riusciamo a essere sempre competitivi e soddisfatti, quindi la strada sicuramente è giusta, insomma. Molto bene. C'è un qualche dettaglio, nel frattempo Lamberto ci percula Esatto. di fronte. C'è un qualche dettaglio che ti entusiasma veramente riguardo a questo? Tu ne hai girati tantissimi, ne hai provati tanti marchi, C'è qualcosa che non hai trovato negli altri, diciamo così? A me piace molto la sensibilità che ha la macchina, che ha questa macchina sullo sterzo. C'è una macchina molto, molto direzionale, una macchina che la senti sul dito, la senti proprio, e quindi è una cosa che delle volte diventa critica perché comunque non è semplice gestirla in tutte le condizioni, però sicuramente è una caratteristica che ho trovato molto più accentuata rispetto a molte altre macchine. Motore invece? Motore, noi stiamo lavorando sulla nostra linea con XRD, con FT Line, con l'azienda per la quale lavoro, con la DB Engine. Collaboriamo anche con altre aziende, quindi insomma ci stiamo muovendo un po' perché stiamo mettendo insieme tante cose. E quindi dai, anche lì è stato un anno che ci sarebbe stato tantissimo da fare, ma purtroppo per quello che è successo c'è stato poco tempo, quindi siamo un po' in ritardo con le prove, con i test. Però stiamo lavorando forte, stiamo lavorando molto. Come è andata la chiusura in casa riguardo alla quarantena che c'è stata da marzo fino a maggio? Io penso più o meno sia uguale per tutti, insomma, sicuramente non è stato semplice. Ha detto che vi siete sfidati alla qualsiasi, per qualsiasi cosa. Sì, in realtà io onestamente ho occupato più che altro quel tempo per portarmi avanti su alcune cose perché, insomma, avendo comunque poco tempo o comunque non sempre il tempo che serve, mi sono portato avanti preparando dei modelli, delle carrozzerie, ho fatto parecchio lavoro da quel punto di vista e qualche lavoro anche in casa per far contenta la famiglia perché comunque anche quella c'è fortunatamente, certo. Vabbè, hai fatto i compiti a casa, diciamo. Esattamente. Domande a scoppio. Olè. A scoppio, al volo. Vai. Età e se la ricordi il primo modello che hai avuto messo in pista o in piazza nel caso di Lamberto. Ok. Allora, età 6 anni direi. 6 anni ho preso la radio in mano. Modello che marca fosse non lo so. Ricordo chiaramente che aveva la catena. Quello lo ricordo chiaramente. E location, parcheggi dei vari supermercati. Lì da noi a Milano, ma penso un po' ovunque, c'erano proprio dei parcheggi dove ci si ritrovava il modellista la domenica ed erano tutti lì e quindi anch'io facevo parte di quel gruppo che andava a giocare sui piazzali. Mini autodromo Esselunga. Esatto, al tempo c'era il K d'Oro, comunque sì, mini autodromo K d'Oro, esatto. Senti, invece la pista che è quella che ti regala più emozioni, soddisfazioni? A me piace molto lo stallo. Lo stallo è una delle mie piste che mi piacciono di più. Più che altro a me piacciono i punti veloci, mi piacciono quei punti da raccordare dove si va veloce, dove c'è da prendere la linea giusta. Per certi versi anche questa pista ha dei tratti che assomigliano, infatti è una delle piste comunque che mi piace. È molto variegata. Esatto, esattamente. Sì. Quella invece che dici sempre, la pista sempre parlo, quella che ti dici sempre guarda, devo andare a correre là, accidenti. Questa è una domanda che mi prendi un po' impreparato perché di piste ostiche ne ho avuta più di una, sì. Diciamo la più recente dove è sempre abbastanza ostico andare per me
per un po' insomma, di fattori sempre legati ovviamente alle caratteristiche della pista, è Vallelunga. Vallelunga è una pista che mi aiuta, diciamo così. è una pista che non mi fa impazzire, faccio fatica, è una pista molto tecnica, molto complicata, però è una pista che non mi fa, diciamo che quando so che ci devo andare, insomma ci vado ovviamente, però la soffro, un po' la soffro, sì. Voto la pista di Gubbio da 1 a 10. Guarda, come pista, come tutto intendi? Complesso e come tracciato. Io penso che siamo al top, sì. No, facciamo 9,5, ma farei anche 10 perché oggi lasciamo 9,5 così è sempre di migliorare. Facciamo 9,5, comunque molto sì, assolutamente. Sempre relativo a Gubbio, la parte più bella della pista che a me piace molto l'uscita del rampino del bar, per intenderci, quel raccordo che ti porta a fare la S, perché quel punto lì è molto tecnico, però se la macchina funziona bene, che è ben bilanciata, lì è da gusto, venire giù da lì dà proprio gusto. Ricordo c'era un altro video in cui spiegavi il tracciato di Gubbio, in cui parlavi là che folcloristico era quel video lì, lo ricordo. E dicevi là che c'era tanta problemi di trazione, dovevi scaricare tanta potenza a terra. In realtà poi lì era anche, se non ricordo male, forse con l'1 a 10. Sì, là era l'1 a 10, sì, l'1 a 8 sicuramente quel problema è minore, però sì, dà proprio gusto, quel punto lì dà gusto, perché quando esci bene da quel rampino lì, che riesci a disegnarla, è proprio da gusto, bello. La parte più difficile invece? Rimane quella, sì, perché lì è croce e delizia. Lì è croce e delizia. Fantastico. La sensazione dopo il primo mondiale che hai corso? In realtà, sì, perché allora, se non ricordo male era il 2001 a Cincinnati, 2001-2002, insomma quegli anni lì a Cincinnati, sì. Io non ho una gran memoria onestamente, ma in generale non è che ricordo esattamente degli episodi o delle cose. Però mi ricordo che ero più che altro ero molto frastornato dall'America, cioè io non ero mai uscito, quindi vedevo questo mondo che comunque era diverso. Oggi ci andrei a vivere, però in quel momento mi ricordo che era stato abbastanza faticoso l'ambientamento, l'adattamento, e poi comunque la gara era impegnativa. Non c'era solo l'impatto alla gara. Sì, esatto, era proprio il contesto che mi ha messo un po'. E l'ultimo mondiale invece, qualche pensiero che hai avuto? L'ultimo mondiale, sì, non li racconti i pensieri della California. Però, America, primo e ultimo. Esatto, però la California invece sono stato molto contento. Io mi sono divertito, la pista era bellissima, l'ambiente mi è piaciuto, il sentimento è esattamente opposto rispetto al primo. Certo. Lo ricordo con molto piacere, onestamente. Sei mezzo, solo più di un decennio. Esatto, quasi due. L'avversario più tosto che hai trovato nel percorso, nel tuo cammino? Guarda, ho corso direi contro i migliori di sempre, quindi posso dirti Collari, posso dirti Berten, Picco, Balestri, ma non voglio fare un elenco perché poi ne dimenticherei sicuramente qualcuno. Sì. Non ne ho una in particolare, però Piccia anche per esempio. Ti ripeto, non voglio fare un elenco perché dimenticherei sicuramente qualcuno che non lo merita. Okay. Però insomma la rosa di nomi è non ho uno che in particolar modo mi ha dato particolarmente noia, cioè quando uno va forte, boh. Punto e basta. Esatto. Quello da battere. Esatto. Hamilton o Schumacher? Non sono un fan di entrambi, ma tra i due per l'epoca direi più Schumacher, via. Okay. Senti, la prima cosa che fai invece quando vai in un circuito nuovo, assaggi la pista anche magari a piedi? Lì è cambiato, negli anni è cambiato. All'inizio andavo sul palco, dove mi metto, dove non mi metto, facevo il giro, adesso arrivo. Sono diventato più sbrigativo da quel punto di vista, cioè arrivo, vado su, tanto sappiamo cosa abbiamo, come siamo messi, cosa dobbiamo fare, si va su, tempo tecnico di capire un po' più in qua, un po' più in là e vai, non ho particolari metodologie vado su e boh. La bersagliera. Dai, diciamola così, via. Senti, cassola o riso giallo all'ossobuco?
difficile, non lo Ho so. detto che era una scoppia da domani. Io direi, guarda, per la vergogna direi riso giallo con l'ossobuco, Ok. però la cassola la consiglio. Senti, consigli per qualche giovane modellista? Cosa consigli e cosa sconsigli? Consiglio di provarci, perché comunque è bello, poi magari lo fai con la famiglia, la fortuna di stare insieme anche magari a tuo padre, piuttosto che sono fortune che se le hai è bello. Io vedo i ragazzi con il loro papà e un po' li invidio, è bello, insomma. E di divertirsi fondamentale, perché purtroppo in tutti gli sport, no, l'aspettativa, cioè l'impegno che tu dedichi è difficilmente corrisposto al risultato che vorresti ottenere, quindi devi comunque prenderla intanto per divertirti, fare il tuo meglio, perché quando hai fatto il tuo meglio sicuramente ti divertirai. E quello che non consiglio è esattamente l'opposto, cioè non caricarsi di aspettativa, perché anche noi, voglio dire, quando fai una stagione, fai 20 gare, quando ne hai vinte 2, hai già 3, è già una stagione miracolosa, voglio dire, cioè l'importante è essere competitivi nel nostro caso e comunque poter provare a vincere. Nel caso di chi si diverte, deve veramente, cioè non si deve caricare di pressioni e di aspettative che comunque ci vuole tempo prima di crearsi, ecco. Quando capirai che potrai magari anche campare di questo. Sì, esatto, Sarà però uno bisogna step prima, ma come tutti gli sport, cioè bisogna piano piano. picchiare il martello tanto e poi magari se sei anche, perché la fortuna ci vuole sempre, un po' di fortuna, un po' di perseveranza, ci si può anche riuscire, certo. Molto bene, grazie. Grazie a te, Francesco, di grazie a nuovo, voi. Buona gara, buon fine settimana. Grazie mille. Speriamo bene. Grazie mille, ciao. Ciao, ragazzi.